Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale ad analizzare una bella figura di niente. Abbiamo detto ieri, se non si accelerava e si portava il calciatore quanto prima a Napoli, l'avremmo perso e avremmo fatto una bella figura. Di niente, perché non voglio dire un'altra parola, analizzare questa cosa è doveroso. Abbiamo fatto un paio di video, era fatta, si stava avvicinando, Fabrizio Romano, le visite mediche, eccetera, eccetera. Ci affidiamo a grandissimi esperti di calciomercato, gente che ha fatto del calciomercato il suo pane quotidiano, ma a quanto pare anche loro sticcano e quindi noi di conseguenza analizziamo ciò che è successo. Abbiamo perso Gabri Veiga, ne parliamo in questo video ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ovviamente e giustamente ci sarà divisione assoluta tra i tifosi. Chi comincerà di nuovo con Pappoca Cesord, eh, giustificata la reazione assolutamente, che posso condividere o meno, ma parlerò comunque a fine calciomercato e daremo un voto al calciomercato del Napoli che dovrà svoltare assolutamente se si vuole poi mantenere quella sorta di parola io voglio andare quanto più lontano in Europa, difendere lo scudetto, eccetera, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e un bel like di consolazione per la situazione che dobbiamo ancora metabolizzare. Mi sono svegliato stamattina, infatti vi chiedo scusa per una faccia ancora un po' assonnata, ma il telefono non la smetteva di vibrare. Credevo che vibrasse per la situazione opposta, ovvero è fatta per Gabri Vega, hai visto Gianni, eccetera, eccetera. No, il telefono invece vibrava per abbiamo perso Gabri Vega, hai visto, te l'avevo detto, eccetera, eccetera, e De Laurentiis e questo e quell'altro. E quindi dobbiamo analizzare la situazione per ciò che è stata. Allora, era molto avanti la trattativa, lo sapevamo, lo sapevano anche gli esperti di calciomercato. Poi si è stallata per 1 milione a te, il procuratore che voleva qualcosina in più, 36 più 2, 37 più 3, 35 e mezzo più 4 e mezzo, arrivare a questi 40 milioni con operazioni traverse. Strada che ovviamente non ha pagato assolutamente visti i risultati, quindi dobbiamo dire le cose come stanno e quando noi vogliamo avere i soldi di una clausola possiamo esaminare la situazione chi li vogliamo tutti e senza vie traverse. Così dovremmo fare anche noi quando andiamo a comprare un calciatore. Abbiamo perso un crack del calcio europeo, l'abbiamo perso assolutamente. L'ha perso anche l'Europa perché non è che Gabri Vega va là e diventa scarso, diventa uno scarpone, assolutamente, però calciatori del genere, per qualità, per ciò che possono dare, per ciò che possono esprimere e anche per una loro crescita personale, è meglio che restino in Europa, almeno al momento. Però l'Arabia Saudita ha cominciato con i pensionati e sta continuando con calciatori di 20, 25, 26, comunque gente che ha ancora 3, 4, 5, 6 anni davanti da poter dare tantissimo al calcio europeo che se ne va comunque lì. Comunque Gabri Vega, 40 milioni pagati dall'Alal, un contratto di 12 milioni e mezzo a stagione a quanto si legge fino al 2027, cifre e ingaggi con le quali non avremmo potuto competere assolutamente, ma non è questo il caso perché non c'era competizione. Carissimo presidente, dovevi prendere i 40 milioni, darli al Celta Vigo e portare il calciatore a Napoli. Sarebbe stata cosa buona e giusta, semplicemente fatta perché le casse del Napoli quest'anno parlano chiaro, non sono io a fare i conti in tasca alla società, però per un'operazione del genere si poteva tranquillamente fare. Non si è fatto perché il Napoli porta le trattative sempre avanti così, è una politica contrattuale e di acquisti da fare che è sempre la stessa. A volte ti va bene e a volte tiri troppo la corda e si spezza. Purtroppo è così.
non sono sicuramente convinto che l'Al-Ahly abbia fatto tutto in 24 ore, perché la situazione si installa lunedì, giù di lì, mi sembra di sì, quindi io credo che tra domenica e lunedì sia già arrivata l'offerta della Lali per il calciatore, quindi ci sta sicuramente che il Napoli poi, saputo comunque anche l'offerta, perché sono cose che poi si vengono a sapere tra le due società che contrattano, credo che l'altra offerta si sappia. Noi abbiamo questo sul piatto, mettiamoci d'accordo, non ci mettiamo d'accordo, perfetto, firma con la Lali e arrivederci e grazie. Fatto sta che adesso il problema che mi faccio io è il Napoli interverrà sul calciomercato. Sì, credo di sì, mi auguro di sì, però se Cop Manners costava 40, adesso non ti costerà più 40. Uno, perché sanno benissimo la disponibilità economica del Napoli. Due, perché sanno benissimo che eh, ti serve un centrocampista di livello se, attenzione, se vuoi fare il salto di qualità o alzare il livello della squadra, se vuoi restare così e giocartela sul filo del rasoio sperando in calciatori che overproducono come hanno fatto l'anno scorso, è una scelta societaria assolutamente condivisibile o meno, però certamente non vai ad alzare il livello della squadra. Abbiamo la Coppa d'Africa, gente che partirà per la Coppa d'Africa, ti serve un altro centrocampista, salvo poi infortuni che potranno arrivare a stagione in corso. Gabri Vega sarebbe stato perfetto per il livello tecnico che sarebbe stato alzato tantissimo e il calciatore non si discute, l'abbiamo già parlato in altri video e vi ribadisco anche che da oggi, a parte ufficialità, più che ufficiali, diciamo, non parlerò di altro a livello di calciomercato sul canale perché solo su Gabri Vega mi sono spinto un po' più avanti per le voci, per le fonti, eccetera, eccetera. Ma comunque non ci abbiamo preso e non ci hanno preso nemmeno tutti gli esperti di calciomercato, quindi aspetterò solo ufficialità perché le trattative portate avanti dal Napoli, a parte possono essere lunghe o corte, ma sono quasi criptate, sono nascoste, non esce niente, non c'è nessuno che sia vicinissimo alla società per poter far uscire fuori qualche notizia o al limite qualche voce che può essere più veritiera per quanto riguarda acquisti o cessioni. Si parla di Cop Manners, si parla di Samarzic, vedremo come andrà a finire. Adesso devo metabolizzare e dimenticare questo non acquisto perché diciamo è una ferita aperta dal punto di vista dei tifosi e sarà una ferita aperta, punto fondamentale, dal punto di vista dell'allenatore. Hai preso un allenatore nuovo al quale hai dato garanzie di mantenere l'asticella lì, di avere una rosa super competitiva e più lunga. Gabri Vega era un tassello da mettere e non l'abbiamo messo, quindi siamo anche in vista della partita col Sassuolo, situazione che non fa bene assolutamente a tutto l'ambiente Napoli. Speriamo di tralasciarla fuori ed entrare in campo e fare 3 punti col Sassuolo perché poi sono fondamentali i punti in campionato. Vediamo cosa succederà sul mercato e se il Napoli interverrà o meno, perché adesso non riesco a guardare avanti praticamente in nessun modo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.